Ciao a tutti. Benvenuti su Dentro le serie turche. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere il video prima di proseguire. Grazie di cuore. Nel cuore della notte, quando la città sembrava sospesa in un silenzio che amplifica ogni sussurro, un'accusa improvvisa ha scosso l'ambiente dello spettacolo. Il nome di Gökberk Demirci, amato in Turchia e seguito anche all'estero, è stato accostato a una maxi-operazione antidroga, e i social sono esplosi in pochi minuti. Secondo voci rimbalzate tra redazioni e corridoi di produzione, l'attore si sarebbe trovato in un locale controllato durante un blitz, e da lì sarebbe stato accompagnato dalle autorità per rispondere ad alcune domande. Nessuna conferma ufficiale, nessuna nota precisa, solo frammenti, ma abbastanza per alimentare un temporale mediatico che ha preso forma e volume in un lampo. Il dettaglio che ha acceso ancora di più la curiosità del pubblico è stato il presunto gesto di Özge Yağız. Appena il suo nome ha iniziato a intrecciarsi con quello di Gökberk nella narrazione dei blog di gossip, la storia ha cambiato ritmo. Da quanto trapelato, Özge avrebbe avuto un attimo di panico alla notizia e si sarebbe precipitata in commissariato, tentando di restare lontana dai flash. Un gesto che molti hanno letto come un impulso di umanità, altri come il segnale di qualcosa che non si è mai del tutto concluso tra loro. Il loro passato comune, fatto di lavoro condiviso, complicità nata sul set e una relazione che il pubblico ha seguito con il fiato sospeso, è riemerso con forza, costringendo tutti a chiedersi se quella corsa notturna parlasse solo di solidarietà o di sentimenti mai svaniti. Amici e collaboratori vicini a Gökberk avrebbero reagito con sincera incredulità al coinvolgimento del suo nome. In una cerchia abituata a gestire contrattempi, questa volta l'aria pareva diversa. Più confusione, più sconcerto. E in mezzo ai mormorii, un punto fermo, nel colloquio con le autorità, l'attore avrebbe affermato con chiarezza di non avere alcun legame con i fatti contestati. Infastidito, anzi, dal trovarsi associato a un'operazione tanto delicata, avrebbe chiesto che ogni passo fosse registrato con scrupolo. Si dice che i suoi avvocati siano intervenuti sin dalle prime ore, studiando atti e tempistiche, attenti a ogni formalità per impedire che il vortice mediatico si trasformasse in una sentenza non scritta. Nel racconto della notte, la figura di Özge si staglia in controluce. Pare che, all'uscita dal commissariato, abbia evitato le telecamere con una cura quasi teatrale, lo sguardo basso, un cappuccio tirato fin oltre le sopracciglia. Non avrebbe risposto alle domande, sussurrando soltanto: "So che è un malinteso", prima di allontanarsi. Tra i presenti circola la voce di un incontro rapido tra lei e Gökberk, pochi minuti, parole misurate, tensione percepibile, e quell'emozione trattenuta che i due, loro malgrado, non hanno mai saputo celare davvero. Qualcuno giura di avere visto una mano sfiorare una spalla, un gesto che dice più di 100 frasi. Altri sostengono che i loro sguardi abbiano parlato a lungo, cercando qualcosa di familiare in un momento che di familiare non aveva nulla. Intanto i social hanno preso posizione, come sempre accade quando i fatti mancano e le voci si moltiplicano. C'è chi difende Gökberk a spada tratta, ricordandone il profilo discreto e la carriera costruita passo dopo passo, e chi invece invoca chiarezza assoluta sul contesto dell'operazione, convinto che la verità sia nascosta nei dettagli. Il sogno dei fan, che da tempo sperano di vedere i due tornare uno accanto all'altra, si è intrecciato con l'ansia per la reputazione di lui e la serenità di lei, creando una narrazione collettiva in cui tutto sembra possibile e niente è definitivo. E più passavano le ore, più quel silenzio ufficiale pesava come una porta chiusa in faccia alla curiosità di tutti. Dal team di Gökberk non è arrivata nessuna dichiarazione immediata. Una scelta interpretata come prudenza da alcuni, e come un segnale di fragilità da altri. In parallelo, il profilo social di Özge si è fatto muto. Un mutismo che, in un presente fatto di storie e aggiornamenti continui, si è trasformato esso stesso in notizia. Ogni minuto trascorso senza parole è diventato un minuto in più per l'immaginazione collettiva, che ha riempito i vuoti con supposizioni e intrecci emotivi. E così, in mancanza di un punto fermo, la serata è scivolata verso l'alba, con un brusio sempre più fitto e una domanda sospesa: era tutto un gigantesco fraintendimento?
A poche ore dall'esplosione del caso, nuove informazioni hanno iniziato a circolare, ridimensionando il quadro. Fonti vicine al settore hanno suggerito che non si sia trattato di un fermo mirato su Gökberk, bensì di un controllo ampio in cui il suo nome sarebbe spuntato solo per via di alcune persone presenti nel suo giro quella sera. Più che un arresto, qualcuno parla di un accertamento d'identità, una procedura breve e standard, terminata senza strascichi. Le parole testimone e verifica sono entrate nel racconto al posto di termini più contundenti, e passo dopo passo l'eco del caso ha perso quelle tonalità definitive che aveva all'inizio. Nel frattempo, chi conosce Gökberk si è detto amareggiato. Non solo per la rapidità con cui una notizia non confermata può ferire una carriera costruita con attenzione, ma anche per l'effetto domino che simili indiscrezioni hanno sui progetti internazionali, sulle coproduzioni, sugli accordi che vivono di fiducia e immagine. Si mormora che l'attore sia pronto a muoversi per vie legali contro chi ha diffuso accuse prive di fondamento, non per vendetta, ma per difendere uno spazio privato sempre più stretto. In questa cornice, la linea che separa la curiosità dal danno appare sottilissima, come una crepa capace di allargarsi in un attimo. Persino l'episodio della corsa di Osge verso il commissariato ha assunto contorni più sfumati. Secondo altri informatori, l'attrice non si sarebbe presentata immediatamente, ma avrebbe prima cercato di capire la reale portata di quanto stava accadendo tramite amici comuni e contatti fidati. Una ricostruzione che contrasta con l'immagine di lei in fuga tra i lampi dei fotografi, e che suggerisce quanto il racconto della notte sia stato amplificato dall'enfasi tipica delle cronache scandalistiche. Resta comunque il fatto che, alla fine, un contatto tra i due ci sarebbe stato, breve e cordiale, protetto da un riserbo che loro, prima di tutti, hanno sempre rivendicato. Nel mare agitato dei commenti, la marea ha iniziato lentamente a cambiare direzione. Dall'indignazione immediata si è passati a posizioni più caute. Molti utenti hanno ricordato che senza un comunicato ufficiale le parole sono solo vento, e che un racconto basato su speculazioni finisce per trasformarsi in una condanna preventiva. Nel frattempo, i messaggi di sostegno a Gökberk hanno riempito le bacheche, con frasi piene di affetto e richiami alla prudenza. Le stesse colonne di gossip, inizialmente travolgenti, hanno rallentato il passo, ammettendo che il confine tra supposizione e verità si era fatto troppo labile per sostenere un'accusa netta. Di Gökberk si dice che abbia accusato il colpo in silenzio, proprio come è nel suo stile. A chi gli è vicino avrebbe confidato che questo polverone tocca non solo lui, ma la sua famiglia, la sua serenità, i progetti costruiti con anni di lavoro. Per questo avrebbe scelto di non esporsi finché la parte legale non avrà delineato ogni passaggio. Un silenzio che non è resa, ripetono i bene informati, ma attesa. E che potrebbe preludere a una dichiarazione forte, limpida, in grado di rimettere le cose al loro posto e spegnere il brusio che, ormai, è diventato più rumoroso dei fatti stessi. Quanto a Osge, chi la conosce la descrive determinata a non permettere che il suo gesto, qualunque esso sia stato, corsa notturna o telefonate frenetiche, venga letto come un ritorno di fiamma spettacolarizzato. Il suo sguardo, dicono, è prima di tutto umano, due persone che hanno condiviso tanto, che si sono volute bene e hanno affrontato insieme la pressione del successo. Hanno il diritto di sostenersi senza che ogni movimento venga incorniciato in una storia d'amore pronta per i titoli di testa. Eppure, è inutile negarlo. Per chi osserva dall'esterno, ogni silenzio e ogni parola restano indizi. Col passare delle ore, si è fatta strada la sensazione che l'episodio della notte non fosse la bomba che inizialmente si era dipinta. Niente accusa formale, nessuna prova che inchiodi Gökberk a una responsabilità. Piuttosto, la prova di quanto sia fragile la linea che separa un controllo di routine da un caso mediatico. E in questa fragilità, due figure note come Gökberk Demirci e Osge Yaz portano il peso di una storia che la gente ama raccontare a modo suo, perché specchia i loro desideri, le loro nostalgie, la voglia di vedere ricomposto ciò che una volta è sembrato spezzarsi. C'è un monito che rimbalza tra addetti ai lavori e opinionisti, l'urgenza di non confondere il racconto con la realtà. Le notizie non verificate, rivestite di titoli sensazionalistici, costruiscono scenari dove l'emotività sostituisce la prova,
e chi si trova al centro diventa facile bersaglio. Proprio per questo molti invocano una gestione sobria, occhi puntati sui comunicati ufficiali e sulle carte, e meno sull'eco di una notte troppo veloce. Lo stesso vale per il ruolo di Osge. È plausibile che la sua presenza, o la sua volontà di informarsi, sia stata ingrandita oltre misura, come se ogni gesto della sua mano fosse una dichiarazione d'amore o una confessione. Nell'attesa che tutto venga chiarito definitivamente, resta un'istantanea, Gökberk che affronta un'ondata di attenzioni indesiderate con la compostezza che lo contraddistingue, Osge che sceglie il profilo basso, persino quando i riflettori cercano di catturarla. Due strade che si incrociano in una notte complicata, e che forse raccontano più di quanto sembri dell'equilibrio che i due cercano di preservare da sempre tra vita privata e immagine pubblica. E mentre gli avvocati esaminano gli atti e i manager misurano le parole, la curiosità del pubblico rimane alta, ma meno aggressiva, come se tutti avessero capito di essere andati un passo oltre. Se nei prossimi giorni arriverà la dichiarazione promessa, allora si potrà chiudere il cerchio. C'è chi scommette che Gökberk parlerà con voce ferma, mescolando gratitudine per il sostegno e fermezza verso chi ha confuso le carte. Forse, in quel momento, anche Osge troverà la sua voce, rivendicando la libertà di essere presente senza dover sempre spiegare. Fino ad allora, resta la storia di una notte in cui un sospetto ha rischiato di diventare verità, e di due persone che, nel frastuono, hanno scelto la via più difficile. Non cedere all'impulso di urlare, ma aspettare che i fatti parlino. È così che si conclude, per ora, questa vicenda, con l'eco di un allarme rientrato e la consapevolezza che bastano poche ore per ribaltare una reputazione. Forse non sapremo mai ogni dettaglio di quella notte, ma un punto sembra chiaro: la solidità non è assenza di tempesta, è la capacità di attraversarla. E in questo, Gökberk Demirci e Osge Yaz hanno dato l'ennesima prova di equilibrio, lasciando che il tempo, e solo il tempo, selezioni ciò che conta davvero. Questo è tutto per stasera. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Dentro le serie turche e condividetelo con chi segue questa storia fin dai primi giorni. A presto!